Buongiorno, questo video introduce un'unità dedicata al personal management del caregiver, cioè la capacità di chi si prende cura di gestire la propria vita, i propri spazi e i propri tempi. Ma perché parlare di personal management in un contesto di cura? Perché prendersi cura non è cosa semplice e per poterlo fare bisogna innanzitutto prendersi cura di sé, della propria salute e della propria quotidianità. I familiari, gli assistenti domiciliari vivono spesso un'ambiguità tra il sentirsi così emotivamente vicini alla persona di cui si prendono cura quotidianamente in modo attento, al punto tale da sentire le sue esigenze quasi come fossero le proprie, e dall'altro lato la necessità invece di distanziarsi da questo eccesso di sofferenza, erigendo anche delle barriere emotive e relazionali per difendersi. Questa ambiguità è assolutamente normale, occorre quindi essere buoni e compassionevoli con se stessi, ma allo stesso tempo trovare quella giusta via di mezzo tra l'essere in contatto emotivamente con la persona di cui ci si prende cura e al contempo il proteggersi da un eccesso di coinvolgimento. Occorre imparare a gestire questo nuovo compito integrandolo nella propria vita, in modo tale da mantenere però i propri spazi e i propri tempi. L'attività di cura infatti va a sommarsi a ruoli preesistenti, un ruolo genitoriale, lavorativo, comunque familiare, che vanno preservati il più a lungo possibile, in quanto danno al caregiver, quindi a chi si prende cura, un senso e una continuità all'identità anche dopo e al di là di quello che attualmente è il ruolo predominante, che è quello dell'assistenza. Si parla infatti di carriera del caregiver per indicare proprio che chi si prende cura di una persona affetta da demenza tende ad assumere per sé un ruolo di lunga durata, che tende a variare nel tempo al cambiare delle situazioni e delle esigenze. Un percorso che chiede quindi al caregiver di adattarsi continuamente, di sviluppare nuove strategie e di trovare al contempo il modo però per mantenere i propri spazi, i propri tempi, quindi la propria quotidianità. Pensiamo ad esempio a tutte quelle variazioni dell'ambiente domestico che sono necessarie per renderlo adeguato e protesico per la persona con demenza. Quindi ad esempio la posizione di maniglioni, di corrimano, la variazione dei colori delle pareti dell'arredamento per aumentare i contrasti e via dicendo. È però necessario tenere presente anche l'esigenza del caregiver, quindi di chi si prende cura, di mantenere in casa propria un ambiente neutro, un ambiente in cui non arrivino tutti questi cambiamenti e che gli permetta perciò di rifugiarsi in quella stanza per respirare un po' di normalità. Al contempo il familiare, gli assistenti domiciliari hanno bisogno di mantenere per sé degli intervalli di tempo per prendersi cura di sé e della propria salute. Sapersi ascoltare i segnali che provengono dal proprio corpo, come per esempio episodi di tachicardia, mal di stomaco, un'eccessiva stanchezza, è molto importante perché permette di evitare di arrivare ad un livello troppo alto di stress o di caregiver burden. Con questo termine indichiamo il grado in cui la salute fisica e psichica, la condizione sociale ed economica del caregiver entrano in uno stato di sofferenza a causa dell'attività di cura. Un livello di stress elevato, non considerato, non trattato, va a compromettere il benessere, si manifesta con sintomi fisici, psichici e compromette la qualità delle cure prestate alla persona. Esistono numerose strategie volte a gestire lo stress, da quelle più centrate sulle emozioni, sui pensieri, sull'esercizio fisico, sull'assertività, cioè sulla capacità di affermare in modo chiaro e deciso se stessi e i propri bisogni, che oltretutto aiuta ad ottenere un miglior supporto sociale. Quel che è certo è che chi si prende cura di una persona con demenza deve rimanere sempre attento a se stesso, ai propri bisogni e soprattutto alla necessità di non ridurre la propria vita esclusivamente all'assistenza dell'altro, per quanto bene gli si voglia. La mindfulness, le tecniche di rilassamento, alcune terapie come quelle basate sulla compassione si stanno rivelando efficaci ed utili nell'aumentare la resilienza di chi si prende cura quotidianamente di una persona con demenza ed è quindi esposto a un rischio di stress e di fatica elevati. Essere maggiormente consapevoli di sé, dei propri comportamenti, permette di rispondere agli altri in modo più autentico, di migliorare la comunicazione e quindi migliorare la relazione. Riuscire a gestire bene il proprio tempo, imparare a sviluppare un'ampia gamma di strategie per far fronte alle difficoltà, alle nuove sfide, riuscire a sviluppare con l'altro una relazione significativa
densa quindi di significato e piacevole, non solo assistenziale, sono le chiavi che permettono di massimizzare le risorse e le energie al fine di mantenere un adeguato equilibrio tra il prendersi cura di sé e dell'altro.